Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi per un video che, credetemi, sarà una vera e propria bomba. Oggi parliamo di una storia che sta facendo tremare il web, un gossip che coinvolge due nomi molto caldi, Burak Özçivit e Neslihan Atagul. Sì, avete capito bene. Ormai da giorni, se non settimane, il web è in fermento per delle voci che circolano riguardo a una presunta confessione shock che riguarda proprio loro due. Voci, rumors, indiscrezioni. Insomma, ne abbiamo sentite di tutti i colori. E oggi cercheremo di fare un po' di chiarezza, analizzando insieme tutto quello che è emerso finora. Preparatevi perché ci saranno colpi di scena, rivelazioni inaspettate e, soprattutto, tanta curiosità. Prima di iniziare, però, come sempre vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Attivate anche la campanellina per non perdervi nessuno dei miei prossimi video, perché ne ho in serbo davvero tanti, pieni di gossip, curiosità e tutto quello che vi piace. E ora, senza ulteriori indugi, immergiamoci nel vivo di questa storia. Dunque, partiamo dal principio. Burak Özçivit e Neslihan Atagul, due star turche amatissime, entrambi bellissimi e talentuosi. Lui, un sex symbol che ha fatto impazzire milioni di donne in tutto il mondo grazie al suo ruolo in Kara Sevda, dove interpretava l'indimenticabile Kemal Soydere. Lei, una bellezza eterea, con uno sguardo magnetico che ha conquistato il pubblico con la sua interpretazione in Kara Sevda dove era Nihan Sezin. Due icone del cinema turco, due volti che hanno letteralmente incollato milioni di persone allo schermo, creando un vero e proprio fenomeno culturale. E qui, ragazzi, arriviamo al punto cruciale. Sì, perché Burak e Neslihan hanno recitato insieme proprio in Kara Sevda. E come sapete, spesso sui set nascono delle belle amicizie, delle simpatie, e a volte, anche qualcosa di più. Nel caso di Burak e Neslihan, però, sembra che la loro relazione, almeno secondo quanto si dice, non sia stata proprio idilliaca. Anzi, a dirla tutta, pare che le scintille non fossero esattamente di passione romantica, ma piuttosto di una tensione palpabile che ha reso l'atmosfera sul set, in certi momenti, quasi irrespirabile. Anzi, circolano voci di tensioni, di litigi, di un rapporto professionale piuttosto freddo e distante. E qui iniziamo a entrare nel vivo della confessione bomba di cui si parla tanto. Perché, secondo alcune fonti, che, ovviamente, vanno prese con le pinze, Neslihan Atagul avrebbe rilasciato delle dichiarazioni piuttosto forti riguardo al suo rapporto con Burak durante le riprese di Kara Sevda. Non parliamo di un semplice malinteso o di un piccolo screzio, ma di vere e proprie frecciatine, accuse velate e un quadro generale di una convivenza professionale tutt'altro che serena. Nello specifico, si parla di un'intervista, di cui, al momento, non si hanno ancora prove concrete, in cui Neslihan avrebbe rivelato di aver avuto difficoltà a lavorare con Burak a causa del suo atteggiamento sul set. Si dice che lo abbia definito arrogante, presuntuoso e poco collaborativo. Insomma, parole piuttosto pesanti, che se confermate, getterebbero una luce completamente diversa sulla loro collaborazione in Kara Sevda. Immaginate la scena, due protagonisti di una serie di successo, amati dal pubblico, che dietro le quinte si ignorano, si evitano e, addirittura, si lanciano accuse reciproche. Una vera e propria tempesta dietro un'apparente calma. Ora, è importante sottolineare che al momento si tratta solo di rumors. Non c'è stata una conferma ufficiale da parte di Neslihan Atagul riguardo a queste dichiarazioni. Nessun comunicato stampa, nessun post sui social media, nessuna intervista rilasciata. Solo un tam tam mediatico alimentato da voci di corridoio e indiscrezioni riportate da siti di gossip. Però, il fatto che la notizia si sia diffusa a macchia d'olio sui social media, alimentata da blog di gossip e siti di news, ha fatto sì che la questione diventasse di dominio pubblico. E come sappiamo, quando una notizia del genere finisce nel calderone dei social media, è difficile fermarla. Ma perché questa confessione, ammesso che sia vera, è considerata una bomba? Beh, per diversi motivi. Innanzitutto, perché Burak Özçivit è un personaggio molto amato e rispettato in Turchia e all'estero. Le sue fan sono letteralmente impazzite all'idea che qualcuno possa criticarlo in questo modo. I suoi profili social sono stati inondati di commenti a suo favore, con hashtag a sostegno e messaggi di affetto. Un vero e proprio esercito di fan pronte a difenderlo da qualsiasi attacco. E poi, perché Kara Sevda è una serie cult,
che ha appassionato milioni di spettatori. Sentire parlare di tensioni sul set tra i due protagonisti, per molti, è un vero e proprio shock. È come scoprire che Babbo Natale non esiste. Un colpo al cuore per chi ha creduto nella magia di quella storia d'amore. Ma le indiscrezioni non finiscono qui. Alcuni sostengono che le tensioni tra Burak e Neslihan abbiano influenzato anche la qualità del loro lavoro sul set. Si dice che abbiano avuto difficoltà a recitare le scene d'amore, e che il regista abbia dovuto fare i salti mortali per far sembrare che tra i due ci fosse chimica. Immaginate il regista disperato, che cerca di far sorridere i due protagonisti, di creare un'atmosfera romantica, mentre loro si lanciano sguardi di fuoco e si ignorano a vicenda. Una situazione davvero surreale. E pare che questa tensione fosse percepibile anche dal resto della troupe, creando un clima di nervosismo e difficoltà. Altre voci, invece, puntano il dito contro Fariye Evcen, la moglie di Burak Özçivit. Si dice che Fariye fosse gelosa del rapporto tra Burak e Neslihan, e che abbia fatto di tutto per mettere i bastoni tra le ruote alla loro collaborazione. Addirittura, si parla di visite a sorpresa sul set e di scenate di gelosia che avrebbero creato un clima di tensione palpabile. La classica situazione da triangolo amoroso, con una moglie gelosa, un marito conteso e una collega di lavoro che, suo malgrado, si ritrova al centro della tempesta. Una trama degna di una soap opera turca. Insomma, un vero e proprio intrigo degno di una soap opera. Ma cosa c'è di vero in tutto questo? Difficile dirlo con certezza. Come ho detto prima, al momento si tratta solo di rumors, di voci non confermate. Però, il fatto che la notizia continui a circolare con insistenza, alimentata da diverse fonti, fa pensare che qualcosa di vero ci sia. Dopotutto, come si dice, non c'è fumo senza arrosto. E se tante persone parlano della stessa cosa, forse un fondo di verità c'è. Certo, potrebbe anche trattarsi di una semplice strategia di marketing per creare ipe attorno a qualche nuovo progetto di uno dei due attori. Oppure, di una vendetta personale da parte di qualcuno che vuole screditare Burak o Neslihan. Nel mondo dello spettacolo, si sa, tutto è possibile. Le strategie di marketing sono sempre più aggressive e spesso si basano sulla creazione di scandali e polemiche per attirare l'attenzione del pubblico. E le vendette personali sono all'ordine del giorno, soprattutto in un ambiente competitivo come quello dello spettacolo. Ma allora, cosa dobbiamo pensare? Dobbiamo credere a queste voci, oppure dobbiamo considerarle semplici pettegolezzi senza fondamento? Io credo che la verità, come spesso accade, stia nel mezzo. Probabilmente, tra Burak e Neslihan non c'è mai stata una grande amicizia, e forse sul set di Kara Sevda ci sono state delle tensioni. Ma da qui a dire che si odiano o che hanno avuto un rapporto disastroso, forse ce ne passa. Forse c'è stata una semplice incompatibilità di carattere. O forse hanno avuto delle divergenze professionali che hanno reso difficile la loro collaborazione. Ma non è detto che questo significhi che si odino a morte. È importante ricordare che gli attori sono persone normali, con le loro fragilità, le loro insicurezze e i loro difetti. E che lavorare a stretto contatto per lunghi periodi di tempo, sotto pressione e con ritmi frenetici, può generare stress e tensioni. Devono interpretare ruoli, imparare copioni, affrontare la pressione dei media e dei fan. Non è un lavoro facile come sembra. Quindi, prima di giudicare o di condannare, cerchiamo di essere un po' più comprensivi e di non dare per scontato tutto quello che leggiamo sui social media. Ricordiamoci che dietro a ogni personaggio famoso c'è una persona, con i suoi sentimenti e le sue emozioni. Cerchiamo di non alimentare il gossip e di non diffondere notizie non verificate. E voi? Cosa ne pensate di tutta questa storia? Credete che Neslihan abbia davvero rilasciato queste dichiarazioni su Burak? Oppure pensate che si tratti di semplici pettegolezzi? Fatemelo sapere nei commenti, sono curiosa di conoscere la vostra opinione. Mi piacerebbe sapere se credete che ci sia un fondo di verità in queste voci o se pensate che sia tutta una montatura. E con questo, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video bomba. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia. Abbiamo cercato di fare un po' di chiarezza su questa storia che sta facendo tremare il web, analizzando le voci, i rumors e le indiscrezioni che circolano su Burak Özçivit e Neslihan Atagul. Un vero e proprio caso mediatico che ha appassionato e diviso il pubblico. Ricapitolando, abbiamo parlato della presunta confessione shock di Neslihan riguardo al suo rapporto con Burak sul set di Kara Sevda, delle voci di tensioni e litigi tra i due, e delle presunte interferenze di Fariye Evcen.
Abbiamo sottolineato l'importanza di prendere queste informazioni con le pinze, in quanto si tratta solo di rumors non confermati. E abbiamo cercato di analizzare la situazione con un po' di obiettività e di comprensione. Spero che questo video vi sia stato utile per farvi un'idea più precisa di questa storia. Grazie mille per avermi tenuto compagne. Ia fino alla fine. Ricordate, il mondo del gossip è un terreno minato, dove è difficile distinguere la verità dalla menzogna. Quindi, cercate sempre di verificare le fonti e di non credere a tutto quello che leggete. E ora, prima di salutarvi, vi invito ancora una volta a lasciare un commento qui sotto con la vostra opinione su questa storia. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate voi. E se avete altre informazioni o indiscrezioni, non esitate a condividerle con noi. E ovviamente, se il video vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un bel mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Attivate anche la campanellina per non perdervi nessuno dei miei prossimi video, perché ho in serbo per voi tante altre storie incredibili, gossip succulenti e curiosità imperdibili. Un abbraccio grande a tutti e alla prossima. Ciao! E ricordatevi, la verità è là fuori, da qualche parte.